Degli esercizi ad olio su tela. Più che esercizi, dei piccoli ma importanti suggerimenti su come usare al meglio il bianco di titanio. Delle sue proprietà abbiamo parlato tempo fa e trovate il link al video in alto a destra per questo argomento, ma alcune le vediamo proprio nel video di oggi con la pratica sulla tela. Il bianco di titanio ha un alto indice di rifrazione, il che significa che ci appare bianco brillante. Inoltre è molto coprente, ha un ottimo potere coprente. È possibile produrre così una moltitudine di luci e toni chiari, aggiungendo un po' di colore a questo bianco. Se aggiungiamo un poco di blu di cobalto, il bianco assume un aspetto delicato, molto diverso dalla sua forma pura, e lo stesso effetto può essere visto in altri pigmenti, come la lacca di Garanza o l'ocra gialla, per fare un esempio. E questi ed altri esempi li vedremo proprio nel video. Non ci resta che vederlo assieme e ricordarvi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, di condividerlo nei vostri profili social e di commentare sotto la descrizione. Questo video, ad esempio, arriva da un suggerimento di una di voi, per far comprendere come le vostre indicazioni siano per me così importanti e significative. Non mi resta che darvi appuntamento a sabato e augurarvi una buona giornata. Il bianco di titanio che porrò sulla tavolozza verticale in 3 punti, ne metto abbastanza perché così riusciate proprio a vederlo e quindi a vedere anche gli altri colori in maniera concreta. Rosso di cadmio, blu di cobalto, ocra gialla, lacca di Garanza, verde ossido di cromo e infine nero di Marte. Vediamo le particolarità del bianco di titanio e soprattutto le sue caratteristiche principali e vediamo come possiamo creare con esso moltissimi bianchi di tonalità diverse fra di loro e come va impiegato in maniera semplice per un primo approccio con questo colore. Adesso mischiamo il bianco di titanio a pochissimo rosso di cadmio e lo poniamo come primo bianco che noi andiamo a costruire e vediamo come può essere diversificato in merito agli altri bianchi che poi andremo a costruire con gli altri colori. Il bianco di per sé è un colore che ci pare sempre uguale, ma in realtà se noi affianchiamo anche fogli diversi ci rendiamo conto di come il bianco sia differente, però se noi lo vediamo da solo non abbiamo la possibilità di identificarlo come colore se è molto molto chiaro. E infatti adesso vediamo come già con il blu cobalto, mettendo un pochino di blu cobalto, il colore si diversifichi. Questi bianchi non sono diversissimi, non hanno un colore immediatamente che salta immediatamente all'occhio, però se noi li guardiamo attentamente hanno delle loro particolarità e delle sfumature completamente diverse. Tenete conto che io di bianco ne metto tanto ed invece di materia colorata e di pigmento colorato che va a colorare il bianco di titanio ne metto molto poco, quindi è già sufficiente però questo poco bianco che metto per riuscire a notare la differenza di tono che c'è fra un bianco ed un altro. Ecco, quando noi lavoriamo specialmente con il bianco di titanio e adoperiamo un certo tipo di sfumatura di colore per unirlo ad esso, mai sovrapporlo ad un altro bianco di titanio che andiamo ad unire ad un altro colore, perché si avrà un effetto brutto, spiacevole, che non avrà una buona riuscita sul dipinto. Quindi bisogna mantenere sempre il tono del bianco, se non per ragioni particolari dettate a delle precise intenzioni che vanno al di là di qualsiasi dettame, ma che sono il risultato di una ricerca personale.
ma noi ci limitiamo a vedere quali sono le peculiarità iniziali di questo pigmento. Ad esempio, vedete come la cadigaranza sembri assomigliare al rosso di cadmio, ma invece ha questo suo tono più rosato. Invece il rosso di cadmio è assolutamente un pochino più caldo. Adesso vediamo come si comporta con il verde ossido di cromo, che è il nostro quinto colore, quindi il nostro quinto bianco. Naturalmente questo si può fare con qualsiasi colore e anche con qualsiasi gradazione di bianco mischiata col colore che noi andiamo ad unire. Per cui vi sarà un bianco marcatamente che vira marcatamente sull'ossido di cromo e un bianco che vira marcatamente sulla lacca di garanza. Qui vedete che veramente basta poco e se noi li guardiamo attentamente capiamo quanto loro siano diversi. E se noi invece vediamo questi bianchi da soli, noi non possiamo far altro che dargli una connotazione di bianco. Però se abbiamo modo di vederli insieme già riusciamo a capire quali sono le loro diversità. Quindi al bianco di titanio coprente che si mischia benissimo con questi colori, che ha un corpo veramente importante e che dà la possibilità di ottenere tutti questi toni di questo colore. Adesso andiamo a fare un piccolo esercizio per vedere come uno stesso bianco può avere delle risposte diverse se affiancato ad un colore diverso. E quindi prendiamo il rosso di cadmio e costruiamo un quadrato dove all'interno porremo un poco di bianco mischiato a pochissimo, mi raccomando, blu cobalto. Terminato questo quadrato, lo andremo a porre in mezzo al centro. Io prendo pennelli diversi per non rischiare di macchiare con il colore precedente il colore che stiamo mettendo adesso sulla tavolozza e sull'esercizio. Vedete, controllo che sia esattamente uguale a quello che abbiamo ottenuto precedentemente e lo inserisco all'interno di questo quadrato. Chiaramente, essendo fresco su fresco, devo cercare di non toccare le pareti perché sennò mi trascino un po' di colore con me e quindi bisogna fare un minimo di attenzione. Poi andrò a costruire un quadrato con un verde ossido di cromo e dentro questo quadrato di verde ossido di cromo, porrò lo stesso bianco formato da un poco di cobalto. In questo modo vedremo se esiste una differenza fra le due parti. Naturalmente mi mantengo su toni veramente alti e quindi la differenza è molto piccola, però c'è e quindi è fondamentale comprendere come questa differenza sia però eclatante quando noi andiamo a mischiare un tono, come ho detto prima, costruito con magari il blu cobalto, con un altro tono di bianco costruito con l'ocra gialla, ad esempio. Ecco, vedete come il tono inferiore risulti un pochino, leggermente, lievemente, però lo è, un pochino più caldo del tono superiore. Adesso vorrei parlarvi di un accorgimento da tenere presente quando si vuole campire una superficie con il bianco oppure mettere il bianco, la luce, su una superficie. Deve sempre essere messo gradualmente e solo così si otterrà la piena brillantezza del bianco. Non va mai messo il bianco puro sulla superficie senza che la superficie sia stata trattata con un colore a tono che poi
divenga sempre più bianco man mano che le mani si susseguono sopra di esso. In questo modo. Ovviamente, come ho ricordato anche lezioni precedenti, il bianco di titanio, come anche tutti gli altri bianchi, ha una particolarità, quella che il giorno dopo o 2 giorni dopo, durante l'asciugatura, si abbassa un poco di tono. E quindi è bene sempre riprendere le luci e riprendere questi strati di pittura a giorni successivi, in modo che il bianco si sovrapponga ad uno strato asciutto e quindi mantenga in maniera più consistente la sua brillantezza. Adesso qua l'ho dovuto fare in questo modo, fresco su fresco, per farvi vedere la diversità. E vedete che il bianco sotto ha un aspetto, non ha carattere, se noi non ci mettiamo sotto il tono del colore. Vedete, rimane secco, rimane freddo, ma di una freddezza che non ci dà la possibilità di essere omogeneo e di essere legato al dipinto della parte inferiore, se non, ripeto, per una ragione particolare nostra a cui noi tendiamo e quindi vogliamo dare quel tipo di carattere, di effetto. Però è sempre bene fare questo tipo di operazione se si vuole invece ottenere un bianco più brillante. Se noi adesso facciamo questa operazione e naturalmente lasciamo riposare dopo un giorno questo dipinto, noi vedremo che il giorno successivo questo sarà un pochino abbassato di tono, come vi ho detto, e noi potremo mettere il bianco. E noi è quello che faremo al termine di questi esercizi. Riprenderò il dipinto il giorno dopo solo per farvi vedere e per mettere la tonalità di bianco definitiva e per farvi vedere la brillantezza che si riesce ad ottenere una volta che la superficie sia asciutta. Adesso vediamo una superficie più larga, più ampia, come il tono del colore messo sotto il bianco riesca a dargli più forza e più carattere. Vedete, se io metto un tono sotto il colore bianco che sia in tono con il bianco che metto successivamente, quindi anche in tono con le luci e le ombre del colore della superficie sottostante, io ottengo veramente un bianco che mi dà un carattere, una forza che non potrei ottenere se non facessi questo passaggio. E così anche con l'ocra. Vedete, adesso io ovviamente dovrei lasciare che un giorno si possa seccare un pochettino, però lo faccio già adesso così per farvi già vedere com'è il corpo del colore e la particolarità del colore, che ha una sua tonalità e quindi una sua personalità. Vedete come questi due bianchi siano naturalmente completamente diversi, perché tutti e due hanno un tono, un carattere diverso dall'altro. Adesso facciamo la stessa cosa usando la lacca di Garanza. La lacca di Garanza è particolare perché è un colore molto trasparente, però ha un buon corpo e un buon carattere, quindi ci dà la possibilità di ottenere un bel rosato e di sistemare il bianco di titanio, che ha questa grande capacità di copertura, a poco, strato su strato, ottenendo una pienezza del colore che altrimenti, usato bianco puro sulla tela, non avrebbe. Questa particolarità del bianco di titanio di abbassarsi di tono nei giorni successivi mentre si asciuga ci dà la possibilità di recuperare e quindi di dosare meglio il nostro colore e di intervenire
sui bianchi quando devono essere più brillanti. Adesso vedete, in questo momento questo rosa sembra molto molto brillante, ma vedrete che un giorno dopo i toni si abbasseranno già un pochino. Infatti questo qui è la ripresa che io ho fatto il giorno dopo e vedete che già il verde si è abbassato. Allora io ecco che lo riprendo con il bianco, come poi farò con la lacca di Garanza, e vedrete come il colore brillante che ci appariva ieri ora si è abbassato di tono e lo rinvigoriamo con una nuova stesura e campitura di bianco su tutta la superficie. Vi lascio con questi piccoli esercizi da sperimentare ed è importante farlo perché serve proprio vedere con i nostri occhi e fare con le nostre mani questo tipo di scoperte e anche ulteriori, partendo da questi esercizi semplicissimi. Quindi vi saluto e prima di farlo vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace al video, a condividere il video sui vostri profili social e a commentare sotto la descrizione. Quindi vi auguro una buona giornata a tutte e a tutti e arrivederci a sabato.